Naviganti del lobby, ciao, vi faccio vedere una dritta velocissima per il tavolo di HeroQuest in 3D, perché finora ho sempre fatto, diciamo, puntate sul dry brush, quindi tutto fatto a mano perché sia accessibile a tutti, ma in fondo ci sarà anche qualcuno di voi che usa l'aerografo e giustamente ci mette un attimo. Allora vi faccio vedere la triade che ho utilizzato io per fare gli altri due settori che presto vedete nelle puntate, a cui ho posto tre colori base con una triade di Army Painter. Ve la faccio vedere dopo la sigla, e poi ovviamente faremo a mano il dry brush in modo tale che diventino uguali a quelle che abbiamo fatto prima a mano, solo che le abbiamo fatte tipo in un quarto d'ora più di 10 tiles. A tra poco. Ragazzi, mi rendo conto che alla fine per far vedere le tecniche più facili, alla fine si tende sempre a penalizzare un pochino quelli che sono un po' più avanti, un po' più pro. Quindi questa è una puntata dedicata a chi usa l'aerografo, ok? Allora, io sto usando in questo momento un Infinity, che nel mio caso è un Cult of Paint, quindi sarebbe uno di quelli di Artis Opus, per capirci, ma va benissimo un Infinity, oppure quello che avete a casa, insomma, no? Al di là dell'attrezzatura, quello che sto facendo ora è dare una mano veloce agli ultimi due settori per prepararli appunto per una puntata. Quindi cosa sto facendo? Sto mettendo come base un Regiment Grey, quindi colori col pennello, scusatemi, col cappuccio dorato, che sono quelli della Army Painter, già fatti apposta Air, quindi sono già diluiti, non avete bisogno di nient'altro. Nonostante questo sto ogni tanto mettendo un po' di cleaner o un po' di thinner per aiutare, diciamo, il colore a scendere, ma diciamo il thinner ovviamente molto meglio. E da qui la base può essere questa: se partite dall'inizio su primer nero, fare un Regiment Grey, un Uniform Grey e un Cadre Grey, e avete, anche se questo è un po' azzurrino, quindi occhio, e avete già una base perfetta. Allora la velocità ovviamente è un'altra, perché guardate, ho fatto due settori interi, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 5 di là, 10 tavolette, 10 tiles fatti nel giro di neanche 5 minuti, quindi ovviamente è molto veloce. E con questo colore non si fa altro che, tra le altre, avete l'etichetta con base, quindi sistema triade, mid, high, quindi non potete sbagliare nemmeno sulla sequenza, e semplicemente andate così, guardate, non rovescia. Questa è l'altra cosa spettacolare, rovesciate dentro direttamente, non troppo, un po' alla volta, così il colore nel frattempo, se dovesse magari indurirsi un pochino, avete modo di levarlo, lavare, mettere un po' di thinner, tenere premuto e fare le bollicine, eccetera. Però guardate, adesso io levo un pochino di settori così rimango un po' più basso e vi faccio vedere. Questa è la seconda mano, la terza la darò comunque a dry brush, e quindi col bianco finale anche, perché devo tornare a essere simile alle altre. Ma guardate, adesso ho aperto completamente la luce, quindi è un attimo, però come vedete con l'aerografo si fa veramente veloce. È un po' stile Ponzi, ti piace vincere facile, però insomma è anche il bello dell'aerografo, no? E quindi andate gradualmente. Questa è la seconda mano, quindi ci vado sopra tranquillo, ma non esagero troppo con le zone, in modo tale che restino un pochino, vedete, variopinte. Sul bordo vado sereno, perché questo sarà alla fine il colore del bordo, che è simile a quelli che ho già fatto a mano, e anche sui lati ovviamente, perché altrimenti rimane troppo scuro. Però avete visto, in un attimo, guardate, tra le altre ora era anche mescolato all'altro, adesso che non è mescolato, guardate, viene proprio fuori veloce, no? Qui a questo punto posso inclinare, per esempio, e andare in questo modo qua, dando una radialità da una parte all'altra della stanza, tipo parto nella diagonale, prendo quella e do un colpo di luce in più su quel lato lì. Però vedete, in un attimo avete fatto il tiles, è ancora bagnato dal precedente, ma non è un problema, e ci potete andare sopra. Quindi velocissimo, volevo farvelo vedere,
una cosa molto semplice, molto easy, prima delle puntate dove andremo a decorarli come al solito, perché chi è aerografo chiaramente se fa le prime 2 o 3 mani addirittura con una triade di colori grigi e poi in ultimo fa un driver con il bianco, ha stravinto perché ci mette veramente un attimo. Io credo che in mezz'oretta, poco più, avrò fatto tutti i 10 tiles e sarò a posto. Quindi ci vediamo nella puntata in cui andremo a decorarli, che vi farò vedere anche come vengono. Ciao a tutti! Ecco, tutto qui ragazzi, rapido solo per farvi vedere questa dritta e questi 3 colori che veramente mi hanno soddisfatto, perché facili da usare, butti dentro, vai rapido, 10 tiles fatti in un quarto d'ora e poi a mano l'ultima mano, diciamo, di tribrush bianco, per poi finalmente vederci nella puntata dove faremo le solite decorazioni con i vari effetti. Ci vediamo prestissimo, perché ormai manca pochissimo, 2 settori, poi tutti i corridoi e muretti che a quel punto faremo tutti ad aerografo alla grande con questa triade, e poi comincia il Rock Caffè. Ciao!